Ciao a tutti e bentornati in Domotics Duino, il mio canale YouTube in cui parlo di domotica e soprattutto di OpenHub. Io sono Marco e riprendiamo la serie OpenHub in pillole con questo video andando a parlare del broker MQTT e in particolare dell'installazione tramite Docker. Nei video precedenti abbiamo parlato di MQTT in generale perché viene utilizzato in OpenHub. Abbiamo fatto le installazioni nei vari sistemi operativi e l'ultima che ci manca è effettivamente quella su Docker, che in teoria è quella che io sto usando nel mio ambiente, chiamiamolo di produzione, più che altro per comodità di gestione. Quindi in questo video andiamo a vedere sul nostro sistema operativo OpenAbian l'installazione tramite container Docker del broker MQTT Mosquitto. Passiamo alla schermata PC. Eccoci sulla schermata PC, siamo sulla home page di Mosquitto che abbiamo già visto nei video precedenti. Nella sezione download abbiamo l'installazione dei vari sistemi operativi. Qua non si parla di Docker, però per vedere l'immagine Docker che dobbiamo installare possiamo andare sul lab di Docker dove ci sono appunto tutte le immagini. Qui dentro cerchiamo Mosquitto, Eclipse Mosquitto e abbiamo l'immagine ufficiale. Andiamo a installare l'ultima versione che è la 2.0.18 e qui come al solito ci vengono date delle informazioni su come si può utilizzare l'immagine. Nel nostro caso andremo a creare il container utilizzando appunto l'immagine di Mosquitto Latest, quindi l'ultima versione. Andremo a personalizzare il file di configurazione per settare delle proprietà utili al nostro scopo e poi andremo a creare due Docker volume che sono Mosquitto Data e Mosquitto Log. Mosquitto Data conterrà i dati, il database con i dati resi persistenti e il log conterrà appunto il file di log che possiamo consultare in caso di problemi. Entriamo quindi sul nostro Raspberry, impersoniamo l'amministratore con sudo su e la prima cosa che dobbiamo fare è creare i due Docker volume di cui abbiamo parlato prima. Quindi scriviamo Docker volume create Mosquitto underscore data Docker volume create Mosquitto underscore log. Adesso dobbiamo andare a crearci il file di configurazione. Io mi creo una cartella all'interno di una mia sottocartella dedicata ai container Docker e qui dentro creo il file moschitto.conf. Come prima opzione mettiamo persistence true, così rendiamo il dato persistente anche se riavviamo il broker, in teoria l'ultimo dato viene memorizzato. Poi dobbiamo dare dove memorizzare i dati, quindi persistence location lo mettiamo in Mosquitto Data, che poi sarà la cartella che andremo a montare sul volume che abbiamo creato prima. Poi creiamo la riga per fare il file di log, così in caso di problemi possiamo andare a controllarlo. Quindi logdest file Mosquitto log Mosquitto.log. Anche in questo caso Mosquitto log sarà la cartella che andremo a montare mappandola sul volume che abbiamo creato prima. Ultima cosa, aggiungiamo il listener sulla porta 1883 in modo tale che il broker sia raggiungibile anche dall'esterno del Raspberry. Salviamo questo file e a questo punto siamo pronti per creare il container Docker con Mosquitto. Per creare il container utilizzo Portainer, anche se la stessa cosa la si può fare da linea di comando, però mi viene più comodo utilizzare Portainer, quindi aggiungo container. Se non sapete cos'è Portainer potete andare a vedere uno dei video in cui ne ho parlato nella playlist dedicata a OpenHub, perché è uno strumento che uso diciamo sempre per la gestione dei container Docker. Allora, il nome del container lo chiamiamo Mosquitto. L'immagine, andiamo a copiare il nome dell'immagine dal lab di Docker che è Eclipse Mosquitto. Non mettiamo un numero di versione così prendiamo l'ultima. Mappiamo la porta 1883 dal container verso l'esterno
Sui volumi dobbiamo andare a fare il mapping dei volumi che abbiamo creato con dei path all'interno del container. Quindi il primo è Mosquitto Data, che mappa il container il volume Mosquitto Data. Poi abbiamo Mosquitto Log, che mappa Mosquitto Log, e poi andiamo a mappare direttamente il file di configurazione utilizzando non più un Docker volume ma un binding diretto. Mosquitto config mosquitto.conf. Questo qui lo mappiamo sul mio path data docker mosquitto.conf. A questo punto siamo a posto. Andiamo a fare la restart policy, mettiamo always, così tutte le volte che il container muore per qualche motivo riparte in automatico, e facciamo il deploy del container. Adesso attendiamo che viene scaricata l'immagine e poi vediamo che cosa succede. Bene, è andato tutto a buon fine, infatti il container è in esecuzione, running, quindi dovremmo avere un broker Mosquitto in esecuzione sulla porta 1883 del nostro Raspberry. Quindi possiamo fare la prova di connessione con il solito MQTT Explorer. Creiamo una nuova connessione, la chiamiamo test docker, togliamo il validate certificate, a parte che non usiamo la connessione sicura, quindi non dovrebbe influire. Come host mettiamo l'indirizzo IP del nostro Raspberry, porta 1883 quella di default, salviamo e colleghiamoci. Ah, giusto, dobbiamo andare a mettere nel file di configurazione che accettiamo connessioni anonime, altrimenti dobbiamo creare un file passwd e andare a inserire delle password degli utenti e delle password al suo interno per permettere la connessione al broker. Quindi cosa facciamo? Andiamo sul file di configurazione, lo editiamo e aggiungiamo la proprietà allow anonymous true. Salviamo. A questo punto entriamo nel container, facciamo un recreate. In questo modo almeno il file di configurazione viene letto di nuovo, aggiornato. Riproviamo la connessione ed ecco che siamo connessi. Ovviamente sarebbe meglio mettere username e password all'interno di un broker per essere sicuri che ci si colleghi solo chi è autorizzato. Abbiamo visto come si fa anche nei video precedenti, quindi non sto qui a rifarlo. Comunque, in due parole, bisogna creare un file passwd utilizzando l'utility Mosquitto passwd per creare la password crittografata e l'utenza, e a quel punto mettere allows anonymous a false e andare a impostare qual è il percorso del file passwd che abbiamo creato. Riavviando il container con il nuovo file di configurazione, a quel punto la connessione si può fare solo tramite username e password. Appunto, non sto qui a farlo perché l'ho già fatto più volte nei video precedenti, quindi se qualcuno fosse interessato può andare a ricercare quei video. Detto questo, possiamo fermarci qua. Quindi abbiamo installato in tutti questi ultimi video sempre il broker Mosquitto nei diversi sistemi operativi e con questo video abbiamo utilizzato un container Docker. A questo punto abbiamo pronta tutta la configurazione per poter integrare il protocollo MQTT all'interno di OpenHub. Il broker è quell'entità, come ho detto nel video introduttivo, che permette la gestione dei messaggi, quindi la ricezione dei messaggi di chi pubblica e l'invio dei messaggi verso chi sottoscrive determinati topic. OpenHub ovviamente è uno di questi attori che sia pubblica sia sottoscrive i topic per ricevere le informazioni. A questo punto, utilizzando il binding MQTT, noi possiamo creare tutte le integrazioni del caso, ovviamente se i dispositivi che ci interessano sono abilitati e supportano il protocollo MQTT. Detto questo, vi ringrazio se siete arrivati fino al fondo di questo video e per chi vorrà ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!